We play club. Hey, Red Goose got me loose. Going up the tone. Money in my pocket and I'm all up in the zone. Ooh, I'ma act a damn fool. Ooh, I'ma act a fool. Goose got me loose. Going up the tone. Benvenuti in un nuovo video del canale, oggi dedicato a Pokémon Unite ed in particolare a Garchomp, Pokémon pseudo leggendario che sembra la fusione tra un drago, un jet e uno squalo martello, partendo dalla forma base e quindi Gible, che a livello 6 si evolverà in Gabite ed infine al 10 in Garchomp. Il Pokémon è di difficoltà medio-alta, molto resistente e lo stile di gioco è concentrato sull'offensiva. E grazie alle statistiche equilibrate può ricoprire efficacemente tutti i ruoli, essendo considerato versatile. Ha inoltre una discreta mobilità, ma non eccelle nel supporto, anche se può risultare decisivo durante i teamfight. L'abilità passiva di Garchomp è Carta Vetro, ispirata sicuramente alla pelle ruvida ed uncinata degli squali, capace di ferire gli incauti che decidono di coccolare uno squalo, che rispedisce parte dei danni fisici ricevuti da Garchomp all'attaccante, rendendolo un avversario ostico per tutti i melee, ovvero i Pokémon che preferiscono il corpo a corpo. Inoltre Garchomp, quando assalta l'avversario, aumenta sempre di più la propria velocità d'attacco, curandosi ogni quinto colpo, rendendolo un vero e proprio frullatore a forma di drago. I'm fast as fuck, boy! Le mosse che Garchomp può imparare su Unite sono: Battiterra consiste in un attacco ad area che danneggia gli avversari circostanti con un discreto cooldown di 5 secondi. Turbo Sabbia, accecando gli avversari lanciando della sabbia negli occhi. Molto sportivo Garchomp, mi piace, diminuendo la loro visuale di gioco. Inoltre, se l'attacco dovesse andare a segno, Garchomp riceverà un piccolo potenziamento alla velocità di attacco e alla mobilità, cooldown di 6 secondi. Le mosse a disposizione di un Pokémon all'inizio sono varie e dipendono da quest'ultimo e con l'avanzare dei livelli se ne sbloccano altre e quelle ottenute si evolveranno. Nel caso di Gible, Turbo Sabbia diventa Fossa o Drago Furia e Battiterra può svilupparsi in Terremoto o Dragartigli. Fossa a presa a livello 6 si può scegliere lei o un'altra mossa che vedremo in seguito. Sostitutiva di Turbo Sabbia, Garchomp va sottoterra e si sposta liberamente e rapidamente sul terreno di gioco. Quando raggiunge un bersaglio emerge e colpisce spingendo via il nemico, mossa utilissima per assaltare i nemici ed accorciare così le distanze con i Pokémon Ranged che attaccano dalla distanza. Drago Furia, mossa che si può scegliere invece di Fossa. È un attacco rapido, uno scatto che danneggia gli avversari e ne diminuisce la velocità. Terremoto, disponibile a livello 8, sostituirà Battiterra, Garchomp, salta in aria e si schianta sul terreno. Ciò causa un terremoto che oltre a danneggiare i nemici ne riduce la loro mobilità, il cooldown è di 7 secondi. Dragartigli, mossa che si può scegliere al posto di Terremoto, consiste in uno scatto frontale, concatenato in 2 colpi laceranti, cui violenza sbalza via gli avversari, e dopo il secondo attacco per un breve periodo la nostra velocità di attacco sarà aumentata, il cooldown è di 5 secondi. La Unite Move di Garchomp è Furia Cieca, che impara a livello 10, rende il nostro dragosqualo di terra ancora più pericoloso. L'attacco consiste in una serie di feroci colpi che una volta terminati doneranno al Pokémon bonus su attacco e mobilità. Dragofuria e Fossa sono le mosse più importanti di Garchomp, poiché riducono la distanza con gli avversari. È utile usare le combo come Fossa e Dragartigli, infatti, mentre gli avversari saranno sbalzati in aria per effetto di Fossa, Garchomp potrà tranquillamente tranciarli come un filetto di salmone. Nonostante ciò il Pokémon è da late game, risultando debole nella fase iniziale del gioco, ma quasi inarrestabile una volta evoluto, e proprio perciò è preferibile giocarlo jungle, dove si può allegramente farmare fino al punto in cui sarà una macchina da guerra. Nonostante il Pokédex lo classifichi come Pokémon Mach, non è molto veloce, ma il terrore dei Pokémon più fragili e melee. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale ed ovviamente condividetelo.